Story Hunters TV è sempre alla ricerca di storie di cambiamento, stimoli per nuovi percorsi di vita e voglia di rinnovamento. Proprio in quest'ottica abbiamo intervistato Angelo, un imprenditore molto attivo e creativo che, pur avendo una giovane età, ha già iniziato numerosi progetti, tutti quanti atti ad aprire sempre nuovi capitoli nella sua esistenza. Il cambiamento per Angelo è l'energia che carica la sua inventiva e il suo spirito di iniziativa. Dotato di una grande capacità di relazionarsi e di lavorare in team, in possesso di un solito background educativo internazionale, Angelo, come si suol dire, si è fatto da sé, seguendo le sue inclinazioni in continua evoluzione, dalle trasvolate dell'Europa in ultraleggero fino ad arrivare alla creazione di un franchising innovativo made in Italy nell'ambito del fast food, sia con soluzione negozio su strada che pensato con un bellissimo food truck. Questa, a nostro avviso, può rappresentare un'ottima soluzione per coloro che volessero rimettersi in gioco, sia all'estero che in Italia, con una nuova attività snella e di mobilità. Tra l'altro può essere una soluzione anche per chi non disponesse di tutte le somme necessarie al suo avviamento. Infatti, se foste interessati ad approfondire il discorso, Angelo vi potrà poi spiegare nel dettaglio come poter richiedere sovvenzioni europee, anche a fondo perduto, in base al luogo dove si intende eventualmente avviare il vostro negozio in franchising. Ciao amici di Story Hunters TV, siamo qua con un nostro amico che volevamo presentarvi. Lui si chiama Angelo Magni. Buongiorno. Angelo, chi sei? Da dove vieni? Grazie di essere venuto qua e di concederci questa intervista. Vogliamo parlare del tuo cambio vita. Mi chiamo Angelo Magni, ho 44 anni, arrivo dalla Brianza, da Concorrezzo, che è vicino a Milano, e ho vissuto una decina d'anni negli Stati Uniti. Negli ultimi, 20 anni mi sono dedicato all'imprenditoria sociale, per cui ho creato piccole imprese che aiutassero la gente a venire insieme, a trovare armonia, quindi sia in ambito lavorativo, sia in ambito sportivo, giocoso. E l'ultima attività in realtà è stato un portare insieme tanti investitori, tanti piccoli investitori italiani per avviare un'attività di ristorazione negli Stati Uniti. È una piccola catena di panzerotterie. Il panzerotto è quella pizza fritta, in sostanza, e ho fatto una campagna di raccolta fondi su Facebook, quindi in maniera molto, spartana, e ho raccolto i finanziamenti per poter avviare l'attività nel 2018. Nel 2019 abbiamo aperto la prima panzerotteria, in un anno ne abbiamo aperte tre e abbiamo avuto questa pausa Covid, però siamo appena ripartiti e stiamo lanciando il franchising, per cui in sostanza il progetto sta funzionando bene, ecco, Bene. capiremo un po' cosa succede. Quindi praticamente qual è il tuo background e come mai hai scelto di tornare in Italia da New York? Qual è stata la tua esperienza a New York? Sì, io ho vissuto appunto 10 anni negli Stati Uniti già, e diciamo che ho scoperto che sto meglio in Italia rispetto agli Stati Uniti per una serie di motivi, culturali o anche sociali. Gli Stati Uniti sono sicuramente un'opportunità economica importante a cui noi possiamo anche attingere, per cui invito comunque anche gli italiani a esplorare la possibilità di fare business negli Stati Uniti o anche di fare delle esperienze di vita, perché no? Certo. E, il mio background è quello musicale, ho studiato musica a Boston, e ho fatto l'università lì, e poi niente, sono tornato in Italia, ho fatto un po' on and off, avanti e indietro con gli Stati Uniti. A New York il mio task, il mio obiettivo era quello di avviare l'attività e poi di sviluppare il franchising internazionalmente, Mm. per cui diciamo che è finito il mio periodo di startup là, e sono tornato in Italia dove comunque mi Ma piace come si vivere. vive in questa città, diciamo, all'avanguardia? Come si vive là? Io dico sempre che va bene per un periodo breve New York, poi c'è gente che si innamora perdutamente. Devi considerare che il pace, la velocità con cui tutto succede a New York è molto elevata, per cui se sei uno a cui piace l'adrenalina, il costante stimolo, puoi stare benissimo. A lungo andare secondo me stanca, ecco, io dopo un anno che stavo lì, sarà che sono stato molto impegnato con l'avvio dell'attività, Mm. però sei sempre continuamente all'interno di un ingranaggio che è molto in movimento, quindi se hai bisogno anche della tua tranquillità, dei tuoi spazi,
e hai bisogno comunque di staccarti, ecco. Quindi hai conosciuto tantissima gente internazionale e hai fatto comunque del business e sei imprenditore fondamentalmente. Sì, E, dico sempre che sono un imprenditore sui generis, nel senso che ho sempre fatto delle attività un po' originali, ecco. e citane qualcuna. Allora, ho aperto una catena di spazi di coworking, quindi sono spazi in condivisione dove poter lavorare insieme, dove scambiarsi idee. Ne ho aperti 6 in Italia. Ho aperto uno skate park indoor dove gli skaters, skateboard, BMX, pattini, potessero avere le strutture all'interno di un magazzino, quindi si poteva praticare lo sport anche d'inverno, anche col brutto tempo, Dove questo? a Milano. Mm. E poi ho gestito un agriturismo, ho lanciato una startup in ambito musicale, un gadget per smettere di fumare, un'agenzia di modelli a Los Angeles. Sì, diciamo in 20 anni ne ho accumulato un po'. E dopo 2 o 3 anni che avvio l'attività poi mi stanco e faccio qualcosa di nuovo. Quindi solitamente o vendo l'attività o cedo ai soci La l'attività, quota. sì, la quota. Ok. Insomma, E quanto è importante anche non vestirsi di un ruolo o di un, non so, io sono ingegnere, io sono avvocato, io sono qualcosa. Quanto è importante questo? mm. Quanto dobbiamo discernere tante volte dalle etichette? Penso che proprio in questo momento storico, diciamo che abbiamo talmente tanta possibilità di accedere alle informazioni, che non siamo più vincolati a degli schemi che magari, diciamo, 20 anni fa o 10 anni fa erano ancora quelli di dover seguire un indirizzo molto particolare, ecco, per potercela fare, per poter sopravvivere. C'è molta più flessibilità nel mondo del lavoro, nelle società, e c'è molta più liquidità, diciamo, a livello di dove tu ti puoi posizionare. Quindi diciamo che penso che ci siano più opportunità adesso di anche ipotizzare, di crearsi un ruolo che sia più originale, ecco. Mm. Grazie alle nuove tecnologie, grazie al fatto che si può lavorare un po' anche da remoto. E non voglio essere banale, comunque diciamo, il fatto del Covid che ha forzato la gente a lavorare da remoto ha un po' anche svincolato certi meccanismi di dover essere per forza in un luogo. Questo non vuol dire che si debba lavorare da casa o che si debba lavorare lontani, Certo. anzi penso che sia fondamentale tornare alla community, alla socializzazione, al confronto personale, proprio umano tra persone. Però questo si può fare in ambienti, grazie alla tecnologia, anche che non siano per forza all'interno di 4 mura, all'interno di un ufficio. Si Certo. possono trovare delle situazioni anche più empatiche, più originali, più creative. Il fatto di essere imprenditore, quindi, e aprire un'attività all'estero, cioè chi volesse per dire fare questo passo, hai dei consigli, hai delle cose da evitare che puoi comunque comunicare? Penso che se uno ha il sogno di trasferirsi in un posto o comunque sta pensando di trasferirsi magari in America o in altri posti, l'importante sia almeno passare 2 o 3 mesi, se non di più, a testare il suolo, quindi vedere se mi piace vivere in quel posto. Altrimenti magari uno si crea tutto un film, un sogno, e poi magari si trova lì, avvia un'attività, poi non si trova bene con la location o con la gente e magari poi ecco, si trova in una situazione di difficoltà. Quindi il primo step è andare e fare un po' di location scouting e capire se il posto è buono. Poi ci sono tutto un iter da seguire se uno decide di avviare l'attività, che passano dal trovare l'avvocato, il commercialista, capire a livello di visti se è possibile trasferirsi. Ecco, una cosa che noi offriamo come franchising, ad esempio, se l'italiano vuol venire ad aprire una panzottiera negli Stati Uniti, è la consulenza anche legale legata al visto, Mm. legato proprio al fatto di anche la tassazione, di come gestire queste cose. Penso che per un italiano che si vuole trasferire all'estero sia fondamentale trovare dei partner, diciamo, delle collaborazioni con italiani magari che stanno già in quel Ben posto. Quindi organizzati? sì, 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 capire quali Mm. sono gli step prima di farli, ecco, perché rischi magari di imbarcarti in un processo che diventa poi molto complicato. Ma quindi voi potreste, diciamo, far aprire
dei piccoli punti vendita a italiani che volessero farlo in qualsiasi parte del mondo? Sì, sì, O sì. avete dei vincoli per l'America? Come... Stiamo ricevendo un sacco di richieste da italiani che magari vivono chi in Florida, chi a Shanghai, a Los Angeles, che magari vivono lì da tempo e vogliono avviare magari un'attività nella ristorazione. Quindi il nostro business è molto semplice, sono panzerotti, quindi non è, it's not rocket science, e offriamo anche una possibilità di acquistare questi food truck che uno ordina dall'Italia e li spediamo un po' ovunque nel mondo. L'italiano ama l'Italia, ama il cibo italiano, per cui avviare un'attività in ambito di ristorazione è qualcosa in cui non deve per forza imparare chissà che cosa, per cui diciamo l'iter è un po' più facilitato. Bene. E quindi si potrebbe aprire in qualsiasi posto, ovviamente anche Sì, sì, Grecia, in Portogallo, in qualsiasi posto anche europeo. sì, sì, assolutamente. Ok. Sì, sì, sì. E quindi voi fornite anche lo style del negozio? Sì, Come deve essere com- creato? sì, come in tutti i franchising, in sostanza il franchisor provvede a, diciamo, attribuire la licenza d'uso del marchio, delle grafiche e fornisce una consulenza di startup, per cui sia che tu voglia fare un negozio fisico, sia che voglia prendere un food truck, ti assistiamo in tutto quello che è l'avviamento pre e post opening. E l'idea quella del negozio mobile? Il food truck è un'opportunità, diciamo, più pratica e più semplice rispetto a quello di prendere un affitto, no? Mm. Se tu prendi il food truck, hai all'interno tutto quello di cui hai bisogno, non devi fare un contratto d'affitto, ti trovi una location, diciamo, privata che può essere una concessione in spiaggia o fai una partnership con qualche pub in un posto che abbia anche un parcheggio. Spiega meglio come è organizzato, una specie di roulotte, una Sì, è specie una di... piccola, è un trailer, è un remorchio, una piccola roulotte all'interno del quale ci sono le friggitrici, frigo, in sostanza è un piccolo negozio mobile. Se ne vedono tanti, ultimamente hanno molto successo anche in capitali come Londra o New York, Miami. Si creano questi piccoli market sia indoor che outdoor, dove vari operatori che magari hanno anche già una pizzeria o hanno anche già un altro tipo di business creano questo formato molto carino, molto accattivante di street food, comunque di una qualità alta, quindi non stiamo parlando diciamo, del mercatino così di low quality, è proprio Bello. un target molto comunque alto. Tu praticamente hai fatto un cambiamento molto presto nella tua vita. Sì. Hai deciso di andare a studiare in America a quanti anni? Dunque io a 18 anni ho capito che volevo fare il jazzista, volevo suonare jazz. Suonavo musica da quando avevo 4 anni, perché è proprio la mia Wow. passione. E ho deciso di fare un mese di prova a Boston, dove c'è una scuola importante di jazz, Berklee College of Music, che è un po' il sogno di tutti i musicisti. E dopo questo mese ho vinto una borsa di studio, e per cui è finito poi il liceo scientifico nel 96, in sostanza ho iniziato l'università e sono stato 6 anni a Boston e ho fatto una doppia laurea in Music Business e Jazz Composition, qui ho tenuto comunque un piede anche nella conoscenza del business. Una volta uscito dall'università ho avviato la mia prima attività a Boston, che è una startup musicale, e da lì poi ho fatto un po' avanti e indietro Italia-Stati Uniti. E quindi tu a Boston avevi già fatto il cambiamento di vita, diciamo, nel trasferirti. Sì, E quindi da Boston sei rimasto in America per quanto tempo? da Boston l'università l'ho finita in 4 anni e dopo sono stato altri 2 anni a lavorare. Mm. Dopodiché mi sono trovato in mezzo all'11 settembre in cui c'è stato, diciamo, un periodo di cambiamento anche per le start-up. Ah. Da lì ho deciso di tornare in Italia e poi ho avviato un'altra attività a Los Angeles, quindi ho iniziato a fare un po' avanti e indietro. Ho iniziato a collaborare con un'altra società di volo in Florida. Insomma, mi sono sempre tenuto un po' legato agli Stati Uniti. E devo dire che per me è stato molto naturale questo passaggio perché all'inizio ci sono arrivato proprio per la passione per la musica e poi mi sono appassionato proprio al popolo americano, alla cultura americana e diciamo che è stata una cosa molto naturale, non c'è stato quello shock culturale che magari può avvenire più avanti nella vita.
Gli Stati Uniti, in particolare per gli italiani, sono un po' un terreno, diciamo, più facile perché siamo abituati a vedere la loro cultura in Certo. televisione, al cinema, per cui anche più avanti nell'età, diciamo che lo shock non è che si senta così tanto rispetto ad andare in Asia, per esempio. Mm. Ma quindi tu hai un'altra attività che ti piace tanto e che da anni fai e che hai studiato e che hai al volo. Mhm. Quindi, che tra l'altro appunto la tua fortuna è proprio la bellezza e la passione che hai di viaggiare da solo, in solitaria. Certo, sì, sì. Raccontaci quell'esperienza che mi hai raccontato ieri. Sì, insieme alla musica, la seconda passione che tra l'altro tanti musicisti hanno questa doppia passione musica-volo, ho scoperto, e con gli anni ho avuto la fortuna di poter ottenere le certificazioni di pilota e qualche anno fa, un 3-4 anni fa, ho fatto questa esperienza di un viaggio in giro per l'Europa, quindi è stato una specie di challenge. Avevo comprato un piccolo aereo ultraleggero, di quelli diciamo un po' più sofisticati, sono dei trabicoli che si vedono magari in giro, però ho avuto la possibilità di fare un tour di 14 giorni in 14 città europee, quindi ho fatto un grosso cerchio attorno all'Europa, sponsorizzato, e da lì ho tratto diciamo, un docufilm di circa un'ora in cui racconto questo iter. Mi piace viaggiare da solo perché diciamo che non rimango da solo nelle città in cui arrivo. O faccio couchsurfing o comunque ho qualche amico da rivedere e mi piace proprio anche il fatto di potersi reinventare, riscoprire, fare nuove conoscenze. Bello, bello. Mm. E, ok, quindi il volo, le start-up, la musica e progetti futuri? Progetti futuri, diciamo quello più immediato è quello di sviluppare bene il franchising dei panzerotti, quindi abbiamo avuto quest'anno di pausa Covid, stanno arrivando tante richieste da italiani sia che vogliono aprire in Italia sia che vogliono aprire all'estero, quindi mi dedicherò a questa attività diciamo, di avvio. E dopodiché si vedrà, ho sempre tante idee, per cui il cambiamento penso che tutti abbiamo bisogno di fare un'esperienza di viaggio, sia che sia un cambiamento per la vita, sia che sia un cambiamento anche temporaneo. Il viaggio è un momento in cui ci si mette in discussione, in cui è più facile magari guardarsi dentro. Non siamo abituati, noi siamo abituati ad avere magari dei punti fermi, no? Che possono essere anche cose positive a cui siamo legati. Nel momento in cui ti stacchi da queste abitudini è un momento in cui sei più solo e anche sei più, diciamo, ti permetti di reinventarti, di guardarti dentro, magari di capire quali sono certe esigenze che magari non hai ascoltato in passato. E quindi è un momento comunque di mettersi in gioco. Quindi non bisogna per forza cambiare completamente stile di vita, ma diciamo anche un periodo che può essere breve, lungo-breve all'estero ti può aiutare magari a rimetterti anche un po' diciamo in linea con quelle che sono le tue esigenze, con quelli che sono i tuoi sogni. La Costa Rica è un posto molto particolare perché c'è una sovrabbondanza di natura e l'uomo ha bisogno di tornare un po' alla natura, di sentirsi unito con quello che è il nostro... Noi siamo ospiti in questo mondo, vivendo nella città abbiamo un po' questa idea che siamo noi che costruiamo, no? Quella che è la nostra vita, quindi siamo noi un po' gli dei, il Dio di noi stessi, che è un po' il trend che c'è nella società moderna. E New York è proprio l'esempio di questo, di come se tu cerchi il tuo successo, se tu crei il tuo castello, allora sarai felice. Purtroppo non è così. Tantissima gente che vedo a New York che ha successo, è ricchissima, poi non è felice. C'è bisogno di un ritorno a quelle che sono le origini, a quello che è la felicità è la condivisione. Per me, per la mia esperienza, ho visto che l'amore tra le persone, il fatto di essere in una community, è quello che rende felice la gente, sia che tu sia ricco, sia che tu sia povero. E in Costa Rica c'è molto questo stile di vivere nella community, sono piccoli villaggi immersi nella natura, per cui è un ambiente, diciamo, molto adatto a questo ritorno, no, all'origine umana più vera, più sincera. Bene, bene. Allora, grazie mille e ti saluto e ti ringrazio da parte di tutti Grazie a quanti. voi, ciao a tutti. Sicuramente ti scriveranno dei commenti per sapere, per chiedere, per informarsi e Volentieri, grazie, è sono a stato disposizione. bellissimo conoscere la tua storia. Grazie a voi, Alla grazie mille. prossima. Ciao a tutti. Ciao.